Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, bentornati su Era, sono sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti, bentornati. Bentornati e scusateci per l'ennesima volta per l'inattività. Abbiamo avuto diverse cose da fare, io sono andato in vacanza, Eli ha dovuto sistemare un paio di cose con la bambina, siamo stati un po' impegnati, ecco, è stato un periodo un po' impegnativo. Però non vi preoccupate, rieccoci qua e cercheremo sicuramente di avere una costanza più decente, ecco. Magari fare un video più spesso, volevamo tornare al format di 3 video settimanali, ora sta settimana arriveremo a 2 perché poi faremo il video venerdì, però dalla prossima puntiamo veramente a fare questi 3 video settimanali, fissi, puliti, stessa ora, quindi carichi, ok? Sì, però infatti siamo stati impegnati, vabbè, avevo dei problemi da risolvere, è andato tutto bene, quindi possiamo riprendere. Sì. Yes. Mi sono fatto una vacanzina, un dovuto riposo, perché noi lavoriamo tanto. Quindi no, avevo bisogno un po' anch'io di staccare dalle chart, prendere una pausa. Perché comunque, se ci pensi, alla fine Eli, noi diciamo tanto il trading, lavori meno, lavori indipendente, bla 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 bla, ma alla fine c'è sempre chi a lavorare, o no? Sì, infatti, Se- anzi, pure di notte sempre, Di notte di non ci continuo abbiamo proprio. proprio l'orario, quindi lavoriamo, Mamma lavoriamo. mia. E quindi ogni tanto, ragazzi, fidatevi, ci sta a staccare un filo, giusto proprio anche per rinfrescarsi un po' le idee, no? Essere più freschi, più attivi. Però niente, eccoci qua, dai. Vediamo un pochettino cosa è successo qua su Bitcoin. Quando è che abbiamo fatto l'ultima live, Eli? Quando è stata? L'ho fatta, no, l'ultimo video l'ho L'hai fatta a fatto te, io, che eh? avevo dato un aggiornamento, Sì. sì, che avevo detto che comunque Bitcoin aspettavamo a 25k, quindi niente, alla fine siamo sempre, nel senso siamo scesi da dove eravamo partiti, però tra parentesi diciamo, detto in maniera proprio, il mercato fa schifo. Sì, sì, sì. Uno, per i volumi, perché in questo momento i volumi sono davvero scarsi, quindi abbiamo delle grandi wick ed è difficile fare anche trading in leva per chi non è molto esperto. La price action è bearish, però alla fine siamo sempre nel range 31, 27, 30, 27 mila dollari. Sì, sì. Quindi i 29,5, 30.000 rimangono la resistenza chiave in assoluto, Mm, mm, dove ogni pump lì è da shortare sicuramente, sì. tranne se non facciamo il flip di nuovo sul daily, secondo me dei 30.000, 30.005, allora lì possiamo avere una continuazione fine 34, 35 mila dollari. Però fino a quando non superiamo i 30.500 dollari sul daily, secondo me non c'è molta speranza di andare chissà dove. Sì, Tutto sì, qua. sì, sì. Guarda, faccio un'analisi al volo proprio, ma intanto in realtà Vai, non c'è sì. neanche molto da dire perché più o meno da quando ci siamo salutati siamo rimasti con questo range. Un range tradeabile assolutamente, cioè nulla da dire sul 10%, quindi diciamo non è terribile come magari era Natale, però è in un range. Io qua sto provando a dare un senso a questa price action, nel senso. Qui abbiamo rotto la struttura. Da quel momento in poi non c'è stato mai un alto più alto. Quindi come vedete qua più basso, più basso, più basso, più basso. Quindi sempre alti più bassi da quando abbiamo rotto la struttura qua sopra. Quindi eravamo iniziato a consolidare sopra questo weekly, questo supply weekly. L'abbiamo perso, l'abbiamo retestato e da qui in poi non siamo più riusciti a fare un alto più alto. In questo momento c'era questo livello che l'altro giorno abbiamo perso, ma adesso con il numero CPI stiamo recuperando. Anzi, infatti zoomiamo un pochettino. Io avevo messo sto limit short qua che mi avrebbe fillato proprio al centesimo, solo che non mi ha fillato. Però sì, è un po' rischioso quindi in realtà fare operazioni, perché ragazzi, come vedete, magari fino a ieri la price action era bearish, oggi è strano, continua a flippare i livelli, che magari dovrebbero fare un bearish. È strano il mercato. Scusa se ti interrompo al volo, Certo. soprattutto per un motivo, è strana, soprattutto per il Nasdaq, Eh, perché il Nasdaq è bullish, sì, non è sì. bearish.
Quindi c'è il dollaro che sta iniziando ad avere delle divergenze rialzisti sul weekly. C'è il Nasdaq che è sempre più rialzista, quindi non si capisce bene la direzione, se dobbiamo scendere o salire, perché Bitcoin un pochino si fa influenzare dai due. Sì, Ecco sì. perché secondo me è davvero davvero complicato qui posizionarsi. Tutto qua. Sì, e soprattutto ragazzi, cioè se veramente decidete di tradare qua, anche siete scalper, vi consiglio di usare posizioni veramente piccole. Cioè, finché il mercato è così choppy, senza liquidità, eccetera, non ha senso, non dovete entrare con la casa in ogni trade che fate. Cioè, io specialmente in questo periodo, cioè, a parte che sto evitando quasi di far trading, ma quando decido di aprire una posizione perché mi piace, seguo i miei standard, eccetera, io entro con molto meno, cioè, piuttosto che quando eravamo qua sopra, cioè, quando c'è stato questi pump qua così, che c'è stato un altcoin trading spettacolare. Io da qua in poi non ho mai usato più la stessa size che ho utilizzato in questi livelli, mai. Perché in questo momento il price action è molto choppy. Cioè, gli altcoin sono molto deboli, anche da shortare, però dici shorto, sì, ok, però poi fai lo squeeze perché non c'è volume. Quindi io personalmente qua sto usando veramente una size nettamente minore di quelle che usavo prima, cioè sto parlando del 25-20% della mia size di prima. Perché sto salvaguardando un po' il capitale. Voglio aspettare, tenermi il capitale per quando ci sarà un'occasione migliore nel mercato, una price action migliore. Oltretutto, piccola grande cosa è che due market makers importanti hanno lasciato il mercato per regolazioni negli Stati Uniti, eccetera. E questo ci lascerà un book molto dry, molto secco. Ci saranno pochissimi ordini, la liquidità sarà molto brutta su Bitcoin, Ethereum, quindi su quello fate soprattutto attenzione a mettere sempre gli stop loss, ragazzi, perché meno liquidità c'è, più lunghi possono essere i wick. Quindi può anche darsi che cacchio ne so, che veramente c'è un mega squeeze tipo un pa del 10% in un attimo, perché non ci sono proprio ordini nel books, capito? Quindi fate attenzione a questo, fate sempre uno stop loss, soprattutto adesso, perché è un momento del mercato abbastanza particolare, non ci sono veramente, se guardate nella depth su Binance, vedrete che ci saranno veramente pochissimi Bitcoin messi come limit orders, vedrete. Davvero preoccupante, quindi su quello fate molta attenzione. Dico due parole davvero su Ethereum e poi passo la parola a te, Eli. Certo. Ethereum, pure qua, 2030 è il livello chiave ai tempi. Questo alto qua che ha preso la liquidità. Se avessimo consolidato qua sopra era molto bullish, ma niente, questo qua è un pattern molto bearish in realtà, cioè questo qua è una mega deviazione qua sopra a questo livello, quindi deviazione, abbiamo fatto questo triangolo molto elementare, fatto una bull trap, fatto un fake breakout, boom, dentro il pattern, retestato, perso il pattern. Io infatti qua sto provando un piccolo short, anche perché mi ha preso la liquidità qua sopra, quindi per me è una buona invalidation, onestamente, quindi lo sto provando sempre con un size minore, però secondo me questo qua è un buon short, TP1 potrebbe essere qua, questo livello, TP2 e poi provare anche ad arrivare fino a qua sotto che è un livello chiave. Quindi Ethereum per me è bearish per questo motivo che ho fatto vedere. Secondo me un retest anche qua in realtà sarebbe non brutto, cioè la struttura sarebbe ancora decente e anche un buon retest come necessario. Secondo me questo mercato comunque a un punto in alto, ragazzi, un ritracciamento lo farà anche del 10, 15, 20% ed è lì che poi dovete avere i soldoni pronti per acquistare, non adesso. Poi uno di questi giorni farò anche uscire un'analisi dettagliata long term. Perfetto, mi sa che ho parlato un botto, Eli, era da un botto che non parlavo, mi mancavano i ragazzi, scusami. Eh, Non ti preoccupare. passo la parola a te, vai. Sì, sì. Ok, niente, alla fine hai detto già tutto quello che c'era da dire. Come ho detto, anche secondo me qui è complicato operare, soprattutto per chi opera e leva. Quindi o usate stop davvero stretti o, come vi dico sempre,
rimanete tranquilli, usate la disciplina e operate il meno possibile per perdere meno soldi, tanto ci saranno sempre opportunità. Ora il volume è davvero scarso, quasi non c'è nessuno sul mercato. Niente, questo per me è un grafico molto semplice, vi faccio vedere, di Bitcoin. In poche parole, qui possiamo osservare livelli, semplicissimo, ho segnato dei livelli molto semplici da guardare. Il primo è la resistenza a $31.000, ora stiamo sul supporto a 27.000, perdiamo i 27.000 e questa trend, questa freccia che vedete blu, e i $25.000 sono il prossimo step. Però i 27.000 ora il supporto, quindi io non shorterei qui, shorterei più in area 28,5-29.000 se vogliamo provare uno short, ma con uno stop giusto dell'1%, non molto rischioso. Perdiamo i $25.000 e lì inizia davvero il trend ribassista, che possiamo andare a prendere addirittura anche $18.000, secondo me. Questa è la situazione del mercato generale. Le altcoin sono praticamente morte, hanno una price action ridicola, non rispettano supporti, in poche parole scendono di continuo, quindi se operate su di loro con dei scalp long, fatelo davvero su supporti mensili o settimanali, o se no fate sui bearish retest, esempio Matic, vi faccio vedere al volo, esempio Matic qui sul supporto giornaliero, ha perso il supporto con questa mega candela e volume, se va a ritestare 0,94 trovate questi setup, shortate con stop del 3-4%, semplicissimo, alla fine quasi tutti i grafici sono simili. Se invece flippiamo di nuovo il livello sul daily, che chiude 2 candele sopra, facendo così, allora possiamo avere un reversal per andare a prendere il 1,04, 1,05, ma i grafici sono tutti uguali, quindi senza che vi faccio gli altri, sono tutti identici. Ethereum già ne hai parlato tu, anche per me è bearish. Ethereum anche per me molto molto semplice, se vediamo il weekly è bearish tantissimo, e ritornerò rialzista soltanto se superiamo i $2.000, 2050 sul settimanale o sul 2 giorni, su questo time frame. Fino a quando rigettiamo qui, per me non vedo nulla di rialzista, anzi possiamo solo scendere, soprattutto fino in area $1.450-1.500. Io qui non sono short, preferisco stare un pochino in disparte, voglio vedere un pochino cosa succederà più tardi. Quindi niente, questa è la situazione. Alla fine già hai detto tutto quello che dovevi dire tu. Perfetto, guarda, abbiamo fatto proprio un video al volo, anzi, poi magari venerdì facciamo qualcosina di educativo, non lo so, adesso Sì, 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 ci organizziamo sempre. magari qualcosina di educativo per venerdì, e quindi Certo. niente. Oh ragazzi, grazie di averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.